Ciao bonsaisti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Siamo davanti al mio acero tridente, quindi sapete già, se avete seguito gli altri video, che cosa andremo a fare. Infatti oggi andremo a rinvasare questa pianta e probabilmente a molto più che dimezzarla. La pianta è alta 1,70 m dalla base, l'ho appena misurata, quindi andrà abbassata veramente tanto. Se vedete è piena di gemme che stanno, direi, quasi aprendo, siamo al 2 di febbraio. Quindi, come dicevo prima, partirei subito con le talee. Vi dico già che ho almeno 2 talee con cui andare a fare degli innesti di radici per andare a creare un nebari migliore, di gran lunga migliore. Quindi talee, farò vedere magari un pezzettino abbastanza breve su cosa faccio per fare le talee, e poi andremo con il rinvaso e gli innesti delle radici. È la prima volta che innesto le radici, però sono abbastanza fiducioso. Taglio tutto e poi vi faccio vedere a pianta già tagliata. Ho preparato il vaso per fare le talee, mi sono preparato un po' di talee, ma ne farò veramente tantissime. E ora vi faccio un esempio. Le sto tagliando tutte dagli 8 ai 15 cm più o meno come range, per farvi capire. Ora, che cosa vado a fare? Molto brevemente. Faccio una piccola parte in cui scopro, senza andare a fare un taglio troppo profondo, e poi una bella inzuppata nell'ormone radicante. Per il terriccio invece qui sotto c'è la Pillo Pomice Zeolite misto ad humus, che è il terriccio che ho usato per le altre talee. Poi un po' di perlite, poi vado ad aggiungere altro terriccio come quello che sta sotto. Questo è ciò che vado a fare. Poi prendo la mia talea e la vado ad infilare in questo modo. Ora riempirò questo vaso e probabilmente anche tanti altri. Ci vediamo quando poi è il momento di rinvasare la pianta. Eccoci qua, per fortuna si è anche placato il vento. Sì, l'ho tagliata praticamente tutta. Se vedete ci sono 2 tagli di qua e un taglio qui dietro. Poi vedremo tutto meglio durante il rinvaso. Ora ho preparato già questo in modo tale che io adesso apro qui e sfilo la pianta, poi lì faccio cadere la maggior parte del terriccio. Magari lo ricambierò con del terriccio non migliore, ma con meno presenza di substrato organico. Vado su un qualcosa di un po' più granulare, perché vedete mi sono trovato durante quest'anno che comunque si era un po' troppo compattato il terriccio. Quindi facciamo il più possibile queste operazioni insieme, anche se sarà difficile, perché io in questo modo, dove voi vedete le mani, sto a 50 cm di distanza dalla pianta, quindi capite che non è molto facile lavorare in questo modo. Però il mio obiettivo è sempre darvi il focus sulla pianta e su ciò che vado a fare. Andiamo a fare tutte queste cose e spero di riuscirvi a far vedere anche l'innesto, perché secondo me è una parte veramente interessante. Come vedete la pianta non si muove. Ci sono quasi riuscito. Vi ricordo che questa pianta è uscita, eccola qua, con le radici di fuori, quindi potete tranquillamente immaginare che cosa c'è sotto. Ok, finalmente ce l'ho fatta. Il motivo per cui non veniva via è perché non si riusciva a districare il filo, e ora mi devo andare a divertire a pulirla del tutto. Quindi in realtà ci possiamo vedere successivamente, quando avrò definitivamente pulito tutto quanto.
Eccoci qua, non ci crederete mai, ma ci ho messo tipo un'ora a districare tutto ciò e a togliere tutta la terra di mezzo. Ora vado velocemente a tagliare tutto, così per capirci, e poi andiamo a rinvasarla correttamente e a fare gli innesti, che devo anche vedere come farli. Partirei con il tagliare questa radice Eccoci qua, rinvaso diciamo finito. Ho deciso di fare il rinvaso da solo perché stava diventando veramente complicato e lungo il discorso. Ora faccio con voi il primo innesto sulle radici e poi ci vediamo direttamente col lavoro finito. Piccola interruzione prima di continuare il video, vi dico già che da qui in poi ho sbagliato praticamente tutto quello che potevo sbagliare, quindi non prendete in considerazione ciò che ho fatto e semmai datemi dei consigli che saranno molto graditi sotto nei commenti. Grazie e continuate a vedere, ma prendendo con le pinze tutto ciò che ho fatto. Intanto questa è la pianta da innestare. Adesso andrò a misurare questa parte per poi andare a fare lo stesso taglio qui, in modo tale da potercela diciamo incastrare. Eccoci qua, lavoro finito. Non sono per niente soddisfatto del lavoro che ho fatto lì con l'innesto, però devo dire che essendo la prima volta mi sono trovato abbastanza in difficoltà. Diciamo non sono esperto né di innesti né soprattutto di innesti per approssimazione sulle radici, quindi diciamo che imparerò. Sto facendo su un acero tridente apposta. Comunque la pianta, se vedete che il tronco, cioè se contate il tronco che è questo ramo e questo proseguimento, secondo me può essere veramente una pianta abbastanza carina. Detto ciò, io spero che la lavorazione vi sia piaciuta. Non so di preciso che cosa avete visto perché comunque quando vedevo che la situazione era abbastanza difficile stoppavo la telecamera perché ci ho messo più di mezza giornata a fare questo lavoro che una persona capace farebbe in poche ore. Quindi io vi ringrazio, vi invito a mettere mi piace, condividere il video, commentare soprattutto dicendomi secondo voi che cosa ho sbagliato, che cosa potevo fare meglio. Vi ringrazio ancora per la visione, noi ci vediamo sempre domenica prossima con un nuovo video. Buon bonsai!